Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto nel mondo di Don Chisciotte, con un diorama liberamente ispirato alle sue avventure. Il molino assomiglia più a quelli dei Paesi Bassi che a quelli della Mancia, e non è un caso. Ho scelto questa forma perché, essendo più complessa, è stata anche più stimolante da costruire. L'idea era proprio quella di dargli un tocco personale, un po' fantasy e un po' sognante. Se volete vedere come il tutto ha preso forma, seguite attentamente il passo passo. Allora cominciamo. Inizio il progetto costruendo prima il mulino, taglio dei fogli di polistirene a 1 centimetro di spessore che utilizzo per costruire i muri della base del mulino. Ho progettato e stampato delle dime per ritagliare con precisione i muri della base. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potrete scaricare tutti i progetti e le dime che utilizzo per costruire i miei modelli. Applico del nastro adesivo di carta prima di incollare le dime, così posso rimuoverle facilmente dopo i tagli. Per fare i tagli del profilo esterno utilizzo il taglierino, mentre per tagliare i fori di porte e finestre preferisco utilizzare il traforo elettrico, che è più pratico per tagliare fori interni. Traccio il profilo dell'intonaco accostando le pareti per creare continuità su tutto l'ottagono. Schiaccio leggermente il polistirene sotto la linea che ho appena tracciato per creare un gradino che simula l'intonaco scrostato. Incido le pietre del muro tracciando prima il disegno a matita. Poi passo il taglierino sulle linee. Infine passo con la matita per creare lo spazio tra le pietre. Prima dell'assemblaggio delle pareti eseguo uno smusso di 22 gradi sul profilo esterno, in modo da garantire la corretta realizzazione dell'ottagono. Procedo ora all'assemblaggio delle pareti. Passo dello stucco per muri per completare la texture dell'intonaco e allo stesso tempo coprire le giunture tra le pareti. Applico del gesso in polvere sopra lo stucco bagnato, poi lo picchietto con le dita per rifinire la texture. Quando lo stucco è asciutto passo della carta vetrata fine per togliere le asperità e rifinire meglio l'intonaco. Infine, per sigillare tutto e fissare bene l'intonaco, do una mano di colore acrilico mescolato a colla vinilica e acqua. Passo ora a costruire la terrazza e il piano superiore. Ho preparato dei template per ritagliare con precisione i pezzi che compongono la struttura in cartoncino della terrazza e le pareti del secondo piano. Ritaglio dei listelli di legno di balsa per ricoprire tutta la struttura.
Passo ora a costruire la torre superiore. Ho preparato un progetto con le dime per ritagliare la struttura in cartoncino. Uso una dima per tracciare la copertura su tutti i lati dell'ottagono. Ho progettato e stampato in 3D 4 finestre. La finestra interna la inserirò successivamente durante la pittura. A questo punto inizio a fare il rivestimento con listelli di balsa. Segno le misure direttamente sul pezzo, poi incollo i listelli sovrapponendoli leggermente tra loro. Per creare la copertura utilizzo del cartoncino semplice, lo avvolgo intorno alla falda del tetto e lo traccio manualmente. Per realizzare le tegole utilizzo del cartoncino da 1 mm di spessore. Ho progettato e stampato in 3D una griglia che utilizzerò per costruire le pale, il mozzo che collega le pale al perno e il supporto per il perno che inserirò nella finestra. Per il perno utilizzo un tondino di legno. Faccio una prova di montaggio generale per vedere come si presenta il tutto. Passo ora alla fase di pittura. Inizio con le pietre alla base del mulino. Continuo dipingendo le parti in legno.
Passo ora a dipingere la torre e il tetto. Passo prima una mano di fondo nero con colore acrilico mescolato a colla vinilica. Quando il fondo è asciutto inizio a dare il colore, utilizzando gli stessi toni usati in precedenza per il legno. Per dipingere il tetto ho scelto dei toni verdi. Quando il colore della base in pietra è asciugato, riempio lo spazio tra le pietre con del cemento per piastrelle. Passo ora ad occuparmi di porte e finestre che ho progettato e stampato in 3D. Prima del colore passo un primer nero a pennello. Per il colore utilizzo sempre i toni del legno. Incollo anche le travi diagonali che reggono la terrazza. Ora posso incollare la torre del mulino sulla base. Costruisco anche il parapetto della terrazza, utilizzando sempre dei listelli di balsa che ho già tagliato e dipinto. Per terminare le pale aggiungo una vela sulla griglia, utilizzo un fazzoletto di carta che ritaglio a misura. Immergo il fazzoletto nella colla vinilica diluita con acqua. Quando tutto è asciutto, applico lavature sulla vela per darle un aspetto invecchiato. Ora posso incollare le pale nel mozzo. È giunto il momento di iniziare a lavorare sulla base. Ho tagliato 3 pezzi di polistirene che incollo uno sull'altro per creare lo spessore su cui modellerò il paesaggio. Appoggio momentaneamente il mulino per tracciarne la posizione. Poi abbozzo il sentiero. Inizio ad asportare materiale per creare il paesaggio. L'idea è di creare un sentiero in salita che arrivi fino al mulino. Dopo aver abbozzato il paesaggio, incollo il mulino in posizione, in modo da inglobarlo bene col terreno che andrò a creare. Continuo a modellare il terreno, aggiungendo qualche pezzo di corteccia di pino, per simulare delle rocce.
Prepara un impasto di cartapesta e gesso per inglobare le rocce e modellare definitivamente il paesaggio. Mi aiuto anche con dei sassolini di tufo che incollo soprattutto ai bordi del sentiero per aggiungere dettagli. Incollo del cartoncino pesante sui bordi del diorama per nascondere le giunture ed uniformare la base. Per terminare il terreno aggiungo un composto di sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Quando il terreno è asciugato per bene, inizio a dare il colore. Quando il colore è asciugato, aggiungo delle lavature per accentuare le ombre e creare sporco e umidità. Faccio un ultimo passaggio con un colore chiaro a pennello asciutto per evidenziare i rilievi e dare più profondità ai dettagli. È giunto il momento di pensare alla vegetazione. Per prima cosa applico l'erbetta statica ai lati del sentiero. Poi aggiungo anche qualche ciuffo d'erba più alta in prossimità delle rocce. Inserisco anche qualche piccolo cespuglio fatto con rametti di Telopsis cosparsi di foglioline. Coloro il bordo utilizzando un acrilico nero. Ho deciso di aggiungere anche una staccionata sul lato destro del sentiero. Per completare il diorama ho modellato 2 personaggi utilizzando Aeroforge e poi li ho stampati in 3D. Mi sono ispirato alle figure leggendarie di Don Chisciotte e Sancho Panza, anche se in realtà Don Chisciotte non è sul suo solito ronzino, ma su un cavallo da veri vichinghi. E Sancho Panza invece dell'asino si accontenta di un pony. Insomma, è una versione fantasy un po' rivisitata. Un grazie a voi che siete arrivati fin qui nella visione del video e un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. E grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Siete di grande stimolo e supporto per me. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao!